È con piacere che do il benvenuto qui alla Sacra di San Michele. Ci troviamo in provincia di Torino, in Val di Susa, un santuario che, come molti altri, nasce in modo misterioso o comunque provvidenziale per intervento diretto dell'Arcangelo Michele, che appare in sogno a un illuminato vescovo di Ravenna nell'anno 1000. Allora Ravenna era la città più importante, certo d'Italia, probabilmente d'Europa e del mondo, essendo la capitale del Sacro Romano Impero, e questo vescovo ha in sogno di venire qui, in questo luogo, a costruire questo santuario a lode e gloria di San Michele. Ha diverse vicissitudini, immediatamente non arriva qui, arriva in un monte diverso da questo, dalla parte opposta della montagna, poi anche qui in sogno e in forma miracolosa viene trasferito su questo monte, prende dimora in alcune grotte che sono sotto l'attuale pavimentazione dell'abbazia. Seguentemente l'abbazia cresce, nei primi 200 anni raggiunge più o meno quello che vediamo attualmente, quando arriveranno a custodire il culto e l'edificio i monaci benedettini, che rimarranno qui dall'anno 200 al 1600, crescendo in numero e arrivando alla loro forma più estesa di circa 100 monaci che qui abitavano. Nel 1600 vi è poi un rovinoso terremoto di cui si notano ancora i resti e i monaci abbandonano questo sito, e per 200 anni la Sacra rimane di fatto deserta. Ci sono alcuni tentativi con altre famiglie monastiche, ma che non vanno a buon fine, principalmente per la difficoltà di raggiungere questo luogo. La strada carrabile non c'era, viene costruita poi tra il 20 e il 40 del 1900, e salire in groppa a un mulo non era così facile. Passano gli anni, nel 1836 la Sacra viene affidata ai religiosi rosminiani. Vi è un'amicizia tra il fondatore dell'ordine e l'allora re Carlo Alberto, il quale mette a disposizione diverse risorse finanziarie e anche la promessa, che poi si realizzerà qualche anno dopo, perché in queste cose nulla è a tamburo battente, della costruzione della strada carrabile. I rosminiani di fatto abitano in forma continuativa da allora, ancora oggi, in questo luogo, e hanno la custodia, l'amministrazione del santuario, ma anche l'impegno dell'accoglienza dei molti pellegrini che qui salgono per devozione, ed è la cosa più importante, direi, ma anche per curiosità. E anche sulla curiosità è una delle forme su cui ci si può appoggiare per l'evangelizzazione, perché il cristiano si costruisce sulle persone e non semplicemente sulle cose. Un'ultima sottolineatura che darei è questa curiosa e direi anche miracolosa linea che collega i santuari di San Michele dall'Irlanda a Gerusalemme. Propriamente il culto micaelico si estende da Gerusalemme all'Europa e non viceversa. E qui abbiamo diversi santuari, quello in Grecia, i tre più importanti che sono in Puglia, il nostro qua a San Michele in Val di Susa e Mont Saint-Michel, e poi quello in Inghilterra e in Irlanda, che sono anche molto
piccoli, molto limitati nella loro forma storica e architettonica. Ugualmente è curioso notare come questa linea, in anni in cui non esistevano né forme meccaniche né calcoli particolarmente attenti, sia assolutamente retta, e direi che è una delle forme in cui si manifesta più chiaramente e concretamente l'intervento di Dio nell'umano. Tra le tante cose storiche documentate e tra le tante cose spirituali che fanno diventare grande il cuore e la mente dell'uomo, vi è anche qualche evento che passa tra lo storico e il mitologico, e anche qui alla Sacra ve n'è uno di particolare curiosità, che è quello legato alla torre della Bel Alda. Alda era una ragazza, secondo la tradizione o comunque il racconto. Alda era una ragazza qui di queste valli, dei dintorni, che in quei 200 anni in cui la Sacra è stata disabitata, tra il terremoto del 1600 e l'insediamento dei Rosminani nel 1836, questa ragazza è stata perseguitata, attaccata e con un tentativo di essere violentata da alcuni soldati francesi. Per scappare, questa ragazza sale sull'unica torre che rimane ancora eretta dopo il terremoto, si getta dalla torre e gli angeli, per intervento di San Michele, la salvano custodendo la sua vita e facendola giungere a terra senza nessuna difficoltà o comunque senza che si facesse male. Seguentemente la ragazza si vanterà di questo con le sue amiche fino ad arrivare a ritentare questo salto, ma in questa seconda occasione miseramente si schianta a terra e muore. La morale che vi è dietro questa, che potrebbe anche essere semplicemente una leggenda, è che Dio non va mai tentato.